Salve mie care amiche e miei cari amici, eccoci qua di nuovo per un nuovo stream. Ieri ne volevo fare uno ma non ho fatto in tempo, allora lo faccio adesso. Un attimo, un po', perché vi ho abituato a come in che tempo che fa. Allora rinizio. Salve cari amiche e cari amici, fa freschetto qua a Roma perché iniziamo con che fanno adesso in pratica mezzanotte e 3 minuti, e sereno, fanno 16 gradi, ma la temperatura dovrebbe scendere verso le 4 ai 12 gradi, quindi ci sarà più freschetto. Molti si lamentano perché lo sbalzo termico dai 26 gradi ai 12 è pazzesco, e molti altri sono contenti perché si refrigerano. Comunque, bando alle ciance, che ancora nessuno di voi mi ha spiegato che cosa significano. Poi il cellulare mi ha avvertito: è possibile che vendrà un video di bassa risoluzione. Ciao Claudio Wolf, io sto bene, grazie, e sono contento che anche te stai bene. Per il momento mi dà che il video si può vedere a 720 in HD, però poi una volta editato si vedrà a 340 360. Allora, trattando subito, entrando nel nocciolo del tema, innanzitutto voglio dire, caro Claudio Wolf, che ho visto il tuo ultimo video, che hai commentato dei video e sono stati realmente dei video interessanti, emozionanti e realmente comici, molto belli i tuoi video. Allora, entrando nel sodo del titolo del video, a pranzo con il Papa. Perché ho scelto questo video? Perché a Bologna, detenuti a pranzo con il Papa Francesco, in due ne approfittano per evadere. Il 31 faccio una live su Halloween, se vuoi puoi partecipare, anzi ci terrei. Va bene, cerco di assisterci. Allora, che è successo in pratica? Adesso ho corretto il titolo, ho tolto la minuscola, ho messo una minuscola. Bene, alle 18 ci sarò. Che Papa Francesco ha fatto questo pranzo di beneficenza, reclusi nella struttura di Castelfranco Emilia e invitati alla tavola dei poveri in Basilica con Bergoglio, si sono sottratti al controllo dei volontari e si sono dati alla fuga. Peraltro questi pii devoti detenuti, perché non so se la loro è stata una colpa maggiore, hanno fatto un crimine o che cosa, erano reincidenti, cioè già avevano tentato di scappare altre volte. Cosa ne penso dello sciopero della fame dei politici per lo ius soli, che vadino a mangiare dal Papa? Magari gli convincerà a prendere qualcosa. No, non ne sono informato dello sciopero della fame dei politici per lo ius soli. So che hanno una dieta molto cospicua e quindi un po'
di fame la potrebbero pure fare loro che sono della casta e che guadagnano a più non posso, quando ci sono milioni di italiani che hanno pensioni da fame, che non sono aumentate le pensioni negli ultimi 16-20 anni, e gli stipendi anche tutti lavorano in nero, precariamente, terziarizzati, con la flessibilizzazione. Quindi poverini, mi fanno pena i politici che fanno la fame. Quanti italiani che vorrebbero stare al posto loro? Non pensi è una cavolata? Ci sono problemi più grandi per scioperare. Esatto, che poi i politici che scioperano mi viene da ridere. Ah, ah, ah. Cavolo, si scioperano. Quindi la penso come te, Claudio Wolf. Non pensi che è una cavolata? Ci sono problemi più grandi per scioperare? Appunto, milioni di italiani che hanno una pensione da fame, che lavorano precariamente in nero, con la flessibilità, terziarizzati, che più ne ha più ne metta, non riceveranno contributi, e i politici fanno lo sciopero della fame. Io mi immagino questi crassi corpulenti politici che fanno la fame. Il Papa ha detto che si deve fare lo ius soli per forza. Il Papa che faccia lo ius soli nel Vaticano. Io non sono contrario a che vengano a vivere da fuori in Italia, ma sono contrario a che non ci siano dei limiti. Poi la gente che viene a vivere in Italia perché ha dei problemi a casa loro deve essere aiutata a risolvere i problemi a casa loro. Secondo me si sono fatte troppe guerre preventive, troppe guerre contro il terrorismo, si sono distrutti troppi paesi e poi vengono a casa nostra. Ma vengono a casa nostra perché si sono fatte troppe guerre preventive, non perché vogliano uscire di gita. Allora, se gli si va a risolvere i problemi a casa loro, come diceva Crazzi, non soffriremo un'invasione. Non si è fatto e la stiamo soffrendo già dalla fine degli anni 90. Allora dicevo, mi è piaciuta questa notizia. Bologna, detenuti a pranzo con Papa Francesco, in due ne approfittano per evadere. I controlli molto lassi. Non so che cavolo di controlli abbiano fatto, ma evidentemente hanno approfittato. Non so se hanno mangiato o se la sono filata prima di mangiare, ma evidentemente sono stati più intelligenti di tutti gli altri, e il buonismo, il pietismo di Papa Francesco è stato ripagato. Il Papa è capo dello Stato della Chiesa, non capo dell'Italia. Appunto, che si faccia lo ius soli in casa sua, che peraltro i cittadini del Vaticano sono meno di 500 e nessuno di loro è nato in Vaticano, perché l'ospedale Fate Bene Fratelli, mi sembra, anche il Bambino Gesù, sono ospedali, fondazioni, cliniche cattoliche, ma fuori dal Vaticano, nella città di Roma. Quindi nessuno che vive nel Vaticano e ha cittadinanza vaticana è nata nel Vaticano, perché gli ospedali vaticani stanno fuori le mura del Vaticano, cioè dentro le mura di Roma. Lo Stato Vaticano è uno stato straniero. Il pontefice è un politico, un teocratico, come l'ayatollah iraniano. Le regole della cittadinanza in Vaticano sono severissime. Sì, ma chi può diventare cittadino vaticano? Chi nasce nel Vaticano? No, devi nascere fuori, perché non c'hanno una sala parto in Vaticano. Quindi, come dire, va bene che il Papa parli per il Vaticano, ma che non parli. Allora è venuto in Italia, ha voluto fare a Bologna questo pranzo di beneficenza, ma a termine dell'incontro qualcuno si è accorto che due detenuti invitati alla tavola ne avevano approfittato per andarsene per i fatti loro. Non sono cioè rientrati nella casa di reclusione che li ospitava a Castelfranco Emilia, e hanno approfittato dell'occasione per darsi alla fuga. È accaduto domenica, e quindi già
2 giorni fa, no, domenica, stiamo a venerdì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 5 giorni fa. Che strano, perché qua leggo la data 11 ottobre, vabbè. E poi dicono che siano dei soggetti anche un po' pericolosi, quindi vabbè, l'iniziativa del papa è stata buona, magari non in malafede, però insomma le regole della cittadinanza sono dure. E sì, Claudio Wolf, ma che il Vaticano faccia quello che vuole, però. E poi riguardo lo sbattezzo, perché lo Stato italiano, nel caso dell'Italia, e gli altri stati danno dei soldi al Vaticano? Perché quando nasciamo ci battezzano. In molti casi la madre sta sola, magari sotto anestesia, e non ci sono né parenti né familiari, quindi, come è successo a me, appena nasce il bambino, viene il prete di ufficio e gli dà la sacra unzione. Da quel momento sarà iscritto nel registro anagrafico dei battezzati della chiesa, e la chiesa può esigere denaro, perché deve prendersi cura delle pecorelle che altrimenti diventano smarrite. Allora, si è riusciti a decidere il 5 per 1000 e l'8 per 1000 a chi darlo, anche se ultimamente vedo che molte persone hanno difficoltà a reperire i moduli del 5 per 1000 e dell'8 per 1000, quindi significa che siamo ritornati indietro e che si hanno dato nuove concessioni alla Sacra Chiesa Apostolica Cattolica Romana per riprendersi il tanto anelato 5 per 1000 e 8 per 1000. Però hanno anche delle donazioni in ogni stato nel mondo in base ai cattolici che ci sono, e visto che ti battezzano sin dalla nascita, tu risulti cattolico anche se ti professi ateo, non vai mai in chiesa, non hai mai preso i sacramenti e via dicendo. Ciò che è il vero, uno dei veri segreti del Vaticano, a parte i conti dello IOR, è una realtà che in Italia sempre più persone, soprattutto nel nord, si stanno sbattezzando. Il Vaticano comanda, ma ha durato 2000 anni non per nulla. Comunque nel nord d'Italia sempre più persone si sbattezzano e il Vaticano non ne parla, perché a parte i segreti dello IOR ci sono i segreti dello sbattezzo. Che cos'è lo sbattezzo? Visto dalla parte della Chiesa si chiama apostasia. Se da un punto di vista dottrinale è un peccato mortale, per il diritto penale della Chiesa è, diciamo, ancora una cosa più mostruosa. Comunque sbattezzarsi è una cosa semplice e rapida, basta inviare una raccomandata alla parrocchia di battesimo e dopo 2 o 3 settimane si riceve dalla parrocchia la conferma dell'avvenuta annotazione. Migliaia di italiani e italiane si sono sbattezzate senza alcun problema. In una minoranza di casi tuttavia sono insorte delle difficoltà, per risolvere le quali è stato contattato il servizio SOS laicità, offerto gratuitamente dall'UAR. Da questa casistica abbiamo tratto una raccolta delle domande più o meno frequenti, quindi basta cercare UARIT o sbattezzo per sbattezzarsi. Se tu non vai in chiesa e non ti professi, non ti professi credente, è inutile rimanere. Allora, che cos'è il battesimo? Stando
al catechismo della Chiesa Cattolica, il battesimo è il mezzo mediante il quale ci si libera dal peccato e rigenerati come figli di Dio si diventa membri di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione. Come un bambino di pochi giorni possa essere reso partecipe della missione della Chiesa resta ovviamente un mistero della fede. Va ricordato che il battesimo è un rito largamente estraneo alla narrazione evangelica. Gli unici passi espliciti, Matteo e Marco, sono spesso considerati dagli studiosi come un'aggiunta posteriore. I passi di Giovanni sono contraddetti, i passi di Giovanni 3 22 26 sono contraddetti da Giovanni 4 2. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo Testamento, personalmente non battezzò mai nessuno, né tantomeno risulta siano stati mai battezzati gli apostoli. Quindi gli apostoli non furono mai battezzati. Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto 30 anni. Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli adulti e solo dopo un congruo periodo di catecumenato, anzi molti fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di morte per presentarsi puliti nell'aldilà. Successivamente, con l'affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato agli infanti, di cui il nome di pedobattesimo, anche in seguito all'elaborazione teologica del peccato originale tuttora in vigore. Ancora oggi infatti la Chiesa ritiene che i bambini nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale e hanno bisogno del battesimo per essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio. Se un neonato non ha potestà legale di stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione perché debba compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe pregiudicarne, da un punto di vista religioso, l'accesso al paradiso. Quindi il battesimo come adesione alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, nel corso della sua storia, ha spesso abusato del battesimo per ottenere conversioni forzate, soprattutto nei confronti degli ebrei. Ancora oggi il codice di diritto canonico, al canone 868, stabilisce questa assurda norma: il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori. Qualora si verificasse, i genitori dello sfortunato bambino potrebbero denunciare il battezzante per violazione dell'articolo 30 della Costituzione. Ricordiamo che tale articolo stabilisce che è dovere e diritto dei genitori manifestare, mantenere, istruire ed educare i propri figli. E quindi lo sbattezzo, visto dalla parte della Chiesa, si chiama apostasia. Se da un punto di vista dottrinale è un peccato mortale, per il diritto penale della Chiesa, applicabile a tutti i battezzati, rappresenta invece un delitto. Ne consegue che per la Chiesa Cattolica chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si sbattezza, è da considerarsi un apostata e pertanto soggetto alla scomunica latae sententiae, un tipo di provvedimento canonico che si applica automaticamente anche se la Chiesa non è al corrente del delitto commesso. Lo stesso provvedimento commutato dal codice, per esempio, alla fattispecie di aborto volontario. Quindi chi abortisce volontariamente o chi si dichiara ateo o agnostico in pratica è considerato un apostata e viene sbattezzato, viene escluso dalla... Quindi o ti sbattezzi tu o ti dichiari apertamente ateo in chiesa e sei scomunicato. Quindi le conseguenze dell'apostasia e della relativa scomunica sono esclusione dai sacramenti, privazione delle esequie ecclesiastiche in assenza di segni di pentimento, esclusione dall'incarico di padrino o madrina per il battesimo e confermazione, necessità della licenza del vescovo per la missione al matrimonio canonico. Perché cancellare gli effetti del battesimo? Per coerenza. Se non sei credente,
per mandare un chiaro segnale a tutti i livelli della gerarchia ecclesiastica, per una questione di democrazia, per la voglia di far crescere il numero di sbattezzati, perché si fa parte di gruppi maltrattati, per rivendicare la propria identità, per non essere considerati dalla stessa legge italiana sudditi della gerarchia ecclesiastica, per un vantaggio economico, perché ci costano tasse. Il calciatore Luca Toni, per aver giocato 2 anni e mezzo per il Bayern di Monaco, si è visto chiedere 1,5 milioni di euro dalla chiesa, quindi ti levano anche soldi dalle tasse. Quindi, come dire, noi ci lamentiamo dell'8 per 1000, del 5 per 1000 o dell'8 sì, il battesimo andrebbe fatto da adulti, esatto. Ah beh, altre religioni vengono viste come il male, esatto. Comunque io dico, ci lamentiamo dell'8 per 1000 e del 5 per 1000, ma non tutti sanno che c'è un vantaggio economico a sbattezzarsi. Se si è battezzati e capita di dover lavorare anche saltuariamente in paesi come la Germania o l'Austria, si finisce per essere tassati per la propria appartenenza alla Chiesa cattolica, e in modo assai salato, anche 60 euro al mese su uno stipendio di 2000 euro. Il calciatore Luca Toni, per aver giocato 2 anni e mezzo per il Bayern Munich, si è visto chiedere 1,5 milioni di euro. Quindi, come dire, l'appartenenza alla Chiesa cattolica ci costa denaro. E io accendo un'altra luce. Ci costa denaro, che ci levano da tutte le parti, l'ICI, l'IMU, quello che vuoi, per una questione di coerenza dottrinale. Se non credi, se non vai mai in chiesa, se credi che alla chiesa non bisogna dare denaro perché lo spendono in attici, come il cardinale Bertò, non so come si chiamava, Attico Bertone, ho messo Attico cardinale e saltato fuori Bertone. Il Bertone che ha preso dal bambino Gesù più di 300.000 euro destinati a curare i bambini poveri, e si è fatto l'attico perché spese di rappresentanza doveva ricevere, non so, alti funzionari della chiesa. E quindi, se tu sei contrario a tutte queste cose, sbattezzati, così dai un segnale alla chiesa che loro devono governare sullo stato pontificio, non che prendono soldi dallo stato italiano perché hanno tante povere anime pie che sono battezzate e loro le devono difendere, hanno bisogno di soldi, che le difendano gratuitamente. Non vogliono una chiesa dei poveri per i poveri e con i poveri, che ogni volta che fanno il meeting di comunione e liberazione sembra veramente che fanno una cosa di industriali, e poi ci sono tanti che vanno a lavorare volontariamente. Bertone era a Genova e pare fosse un graduato dei carabinieri. Ah, poi si è fatto cardinale. Comunque vorrei anche dire un'altra cosa su Sanremo prima di chiudere, quindi lo metterò nel titolo. Hanno annunciato, perché già non avendo molte notizie importanti con tutto quello che succede nel mondo, una possibile guerra termonucleare, la prima guerra nucleare mondiale, la terza guerra mondiale e tutto il resto, hanno iniziato già adesso che stiamo alla prima quindicina di ottobre a parlare di Sanremo, e dicono che non ci saranno più gli eliminati storici. A parte che io dico chi se ne frega, perché Sanremo non l'ho mai seguito e non mi piace, sin da
sin da proprio sin da quando ero piccolo. Però voglio dire, adesso risulta che, scusate che qua sto sistemando un po', che non ci saranno esclusi, non ci saranno quindi perdenti. Certo, fanno il festival per vendere musica, per l'industria musicale, l'industria culturale della musica, che vogliono vendere sempre di più. Per quello che non ci saranno esclusi, non ci saranno persone che se ne andranno a casa, perché vogliono che tutto il mondo rimanga nel festival, vendere quanti più dischi possibili. Quindi siamo passati con il pranzo di Papa Francesco, che si spendono così i soldi per poi rendere possibile la fuga a dei coati, a dei detenuti. Quel pranzo chi l'avrà pagato? L'ha pagato Papa Francesco di tasca sua, l'ha pagato lo IOR, lo abbiamo pagato i battezzati che non ci sbattezziamo. Abbiamo parlato dello sbattezzo e poi Papa Francesco dice il diavolo è responsabile dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Chi sono i diavoli? La NATO, gli Stati Uniti, la guerra nei Balcani chi l'ha fatta? Vabbè, anche i serbi. Però le primavere arabe chi le hanno innescate? Chi è andato a invadere Saddam Hussein, che non era una minaccia da nessuno? Chi ha destabilizzato e fatto uccidere il colonnello Gheddafi, che avevamo dei rapporti commerciali e poi frenava l'immigrazione e uccideva i fondamentalisti islamici? Chi ha fatto cadere Mubarak in Egitto, che era alleato di Israele e di Stati Uniti? Quindi il diavolo fa le guerre in Medio Oriente e in Ucraina. La pena di morte è contraria al Vangelo. Vabbè, ma se i criminali ti entrano in casa e ti assassinano, loro non sono contrari al Vangelo. Esatto, più che il diavolo, come dice Matteo Montesi, tutti questi disastri di guerre, queste provocazioni con Corea del Nord, i responsabili sono gli Stati Uniti e anche i loro alleati che li seguono, perché ti dicevo, caro Claudio Wolf, dittatori come Saddam Hussein e Gheddafi uccidevano i fondamentalisti islamici, ma quando lo facevano loro erano dei poveri cittadini innocenti. Quando invece abbiamo cominciato noi a essere attaccati da questi fondamentalisti, allora Bashar al-Assad, che li uccideva ed era un tiranno anche lui, ti dicevo, allora noi ci difendiamo dai fondamentalisti islamici, invece loro erano degli assassini di gente inerme, Bashar al-Assad, Muammar Gheddafi e Saddam Hussein. E così si demonizza sempre l'altro. E adesso tutte queste guerre che gli Stati Uniti perseguono già da prima dell'11 settembre del 2001, Bush Junior ha detto che bisognava sconfiggere l'asse del male, che era Libia, le organizzazioni palestinesi, Iran, Iraq, Siria, Hezbollah, Cina, Russia, Somalia, Corea del Nord e non so se mi scordo qualcuno. E adesso stanno seguendo alla lettera quel progetto originale. E quindi
quindi, come dire, noi seguiamo il destino degli Stati Uniti. Adesso è pazzesco che può scoppiare una guerra nucleare con Corea del Nord. Poi c'era qualcos'altro che volevo dire che mi è scappato di mente, però è così, purtroppo siamo nelle mani di pazzi, pazzi di qua, pazzi di là, pazzi dappertutto, pazzi di guerra proprio. Eh, vediamo se mi viene in mente quell'altra cosa che volevo dire, altrimenti taglio. Comunque ecco, il papa c'ha giusto da dire circa le inquisizioni, circa le conversioni forzate con la scusa del battesimo, che per salvare ogni anima si battezzava chiunque, quindi lo si considerava cattolico, poi se professava un'altra fede era eretico. Quindi adesso loro sono accettano ogni culto religioso, ma nello stesso tempo ti impongono il battesimo. Quindi pensate allo sbattezzo, veramente, o dichiaratevi atei, così vi sbattezzano loro automaticamente, ed è una procedura più rapida, perché per sbattezzarti da te ti devono dare il permesso. Se tu vai dichiarandoti ateo e lo fai di fronte alle istituzioni, magari ti iscrivi in una chiesa e ti dichiari ateo, e quindi poi alla fine, se fai professione di ateismo, ti cacciano via. Però voglio dire, poi ci sono tanti uragani, tanti incendi in California, e Trump ancora è convinto che non esiste il cambio climatico, ma anche Rubia parla in YouTube dicendo che non esiste il cambio climatico. Poi c'è stato quel pazzo che ha fatto la strage a Las Vegas, e che altro dire, che di sicuro che quando taglio questo video mi viene in mente quello che volevo dire, perché le cose mi sfuggono, inizio a parlare di una cosa e mi sfuggono le altre. Niente, cari amici, caro Claudio Wolf, magari se poi lascia dei commentari sotto questo video. Ho visto che prima mi seguivano in 4, adesso mi hanno dato infatti 4 like, adesso mi seguono in 2. Ultimamente sto vedendo i video di Bilingo, Biglino, sto vedendo i video di Mauro Biglino, molto interessante, eccetto quando parla di genetica e di extraterrestri. Ma le cose, le sforzature che ci sono nel Vecchio e nel Nuovo Testamento cattolico sono impressionanti. Comunque ecco, riguardo Sanremo, è un'industria, un commercio, per me non è musica, io preferisco ascoltarmela da me la musica. Sanremo non lo guardo, però purtroppo dovremo affrontare a febbraio un periodo nel quale parleranno di Sanremo in tutti i canali televisivi, in tutti i programmi, e quindi te lo soffriggeranno in vari modi. Non potrai accendere la tele senza ascoltare di Sanremo, perché vogliono commercializzarlo al massimo. Infatti adesso non ci saranno esclusi, ma tutti faranno parte di Sanremo. Allora ho finito. Sì, è una cavolata che ormai non sanno più che inventarsi, come Domenica In, che non so se esiste ancora, ma per più di 20 anni si è fatto fantastico Domenica In, quei contenitori di programmi che poi finivano nella noia. E Sanremo prima o poi, non so, ha sede in un hotel nell'Ariston, quindi è una cosa turistica. Perché non fanno dei Sanremo anche in altre città d'Italia, a Ostia, a Anzio? Solo c'è un Sanremo una volta l'anno? Esatto, Sanremo è come la chiesa, lo paghiamo noi e magari non lo seguiamo neanche, e perché noi italiani siamo generosi, finanziamo la casta, i giornali che non leggiamo, Sanremo e la chiesa, e ci danno questi oppi per intrattenerci, l'oppio del popolo. Sanremo, la chiesa, il calcio spettacolo, che dopo la tangentopoli del calcio si è continuato, i giochi a premio televisivi, che oggi non si vincono più i miliardi di ieri,
ma ci sono migliaia di giochi a premio televisivi. Una volta si vincevano gettoni d'oro, adesso si vinceranno ricariche per cellulare, però voglio dire neanche gettoni del telefono. Però è così che ci pigliano per scemi con i giochi a premio, i giochetti televisivi, i quiz, il calcio, tutte le cose delle masse. Adesso però vi lascio perché è già mezzanotte e 37, non vorrei scocciarvi troppo. Poi quando mi verrà in mente, se mi verrà in mente la cosa che vi volevo dire, ve la dico. Prossimamente farò un'altra rubrica letteraria sul romanzo gotico, che non è di epoca gotica, anche si rifà, anche se si rifà a storie e racconti gotici. Il romanzo gotico è della seconda metà del 1800, a prescindere dal nome, e si rifà a storie, racconti del medioevo e ai castelli abbandonati e cimiteri, queste cose qua. Poi dal romanzo gotico deriveranno il romanzo noir, il racconto del terrore, il genere nero, dark, dell'orrore. Vabbè, allora vi ringrazio di avermi seguito. L'argomento che avevo in mente non mi viene in mente, forse era della strage in Las Vegas, però vabbè, già mezz'ora. Vi saluto, adesso fra poco vado a nanna. Ciao, grazie di avermi seguito, e per quelli che vedranno dopo questo video, mi raccomando, se vi piace commentatelo, fatemi sapere quello che pensate, mettete like e soprattutto condividetelo. Però condividetene il link in modo che si aumentino le riproduzioni del video. E poi nello spazio dialoghi o conversazioni del canale, mi raccomando, scrivete, proponete un dialogo, un dibattito, aprite un dibattito nel mio canale di un tema che vi interesserà parlare, così da accendere un dibattito fra tutti gli iscritti, che c'ho abbastanza iscritti, però sembra che, a parte guardare ogni tanto i miei video, non sono molto attivi questi iscritti. Quindi grazie di tutto, arrivederci. Quel tema ce l'avevo proprio, che ho parlato delle primavere arabe e di tutto il resto. Mi è rimasto un tema in mente che non so, che appena finisco il video mi viene in mente, ma me lo scriverò, così ve lo parlerò nel prossimo video, ne parlerò. Ciao dal vostro Sant'Enchan, alla prossima.